con questa 16ª lezione parte una nuova macro sessione che ho chiamato le fasi della vendita. Infatti qualsiasi transazione, ma di più direi qualsiasi relazione nell'universo è scandita da dei momenti, no? E questi momenti ci andiamo attraverso, no? Riconoscendoli e guidando la nostra interazione con il nostro interlocutore sulla base di linee guida, no? Che definiscono questi specifici momenti. Per fare degli esempi stupidi, sai, no? E comprendi anche a naso, anche senza esperienza, che appena incontri un cliente non lo puoi iniziare a massacrare con le caratteristiche del prodotto, oppure iniziando a parlare, a subissarlo di parole su quello che vuoi vendere, anche che sia la novità e la cosa più eccezionale del mondo. Appena si incontra il cliente è necessario ristabilire quella relazione, no? Quella sintonia, anche perché in ogni momento il cliente magari gli può essere successo qualcosa 5 minuti prima e di conseguenza è necessario ritrovare quel settaggio, quella connessione, no? Con il cliente che poi ci consente di andare a parlare di prodotto, del servizio che vendiamo o della consulenza che vogliamo fare e quant'altro. Tutto questo l'ho organizzato attraverso il supporto di alcune slide. Vedi qui in apertura la presentazione di questa macro sessione che è fatta da un certo numero di lezioni in cui andremo ad approfondire aspetti importanti partendo evidentemente dall'analisi dei bisogni del cliente. No? La preparazione della visita è una delle fasi più importanti, spesso ahimè sottovalutata, e bisogna dire che le aziende mettono a disposizione, no? CRM, quindi sistemi che raccolgono dati sul cliente, sui suoi acquisti storici e quant'altro. Tutto questo è veramente molto importante che tu lo analizzi, no? Prima di rientrare ogni volta dal cliente, perché ti aiuta ad avere un quadro su chi hai davanti e su come sia più opportuno impostare la visita, no? Che ti stai preparando ad effettuare. Quindi, prima di tutto è utile e importante capire a che distanza cade questo appuntamento rispetto all'ultimo ordine del cliente, quindi quando ha comprato l'ultima volta e cosa ha comprato. Questo chiaramente ci aiuta a collegare questo appuntamento e quello che presenteremo con quello che il cliente ha comprato l'ultima volta, perché devi riuscire a vedere il susseguirsi di ogni visita sui tuoi clienti come una storia che tu costruisci e quello che inserisci in termini di prodotti o di servizio ciascuna volta diventa, no, la base da cui parte poi la vendita successiva. Quindi capire in ogni visita come la parte più strategica del portafoglio, cosa lui già sta acquistando regolarmente e di conseguenza come riuscire a introdurre in upselling e cross-selling le altre parti più o meno strategiche del portafoglio è fondamentale. Veloce nota, upselling vuol dire vendere più quantità di quello che lui ha già comprato, ok? E questo soprattutto nei prodotti ad alta rotazione è importante perché fare alto stock sul cliente significa proteggere i nostri acquisti, le nostre vendite, da quelle della concorrenza, ok? Quindi overstoccare un cliente su un prodotto basso rotante è pericoloso perché poi il cliente rimane con la merce e non la riesce a vendere. Al contrario, overstoccare il cliente su un prodotto alto rotante è fondamentale per il cliente perché vende bene il nostro prodotto e margina magari anche di più in funzione degli acquisti e delle quantità che ha preso. Ed è ancora più importante per noi, non solo perché fatturiamo, ma perché con quell'alto stock stiamo proteggendo le nostre vendite dalla concorrenza. Ultimo, ma non meno importante, costruire una strategia che concretizzi appunto gli obiettivi del Canvas, come dicevamo già, collegando quello che l'azienda ci chiede di fare a quello che abbiamo già fatto, no? E di conseguenza a quello che ci proponiamo oggi di fare con il cliente.
Quando tu entri dal cliente che hai studiato la sua situazione degli ultimi acquisti o degli acquisti storici, hai capito come riuscire a coordinare quello che in questo momento ha bisogno l'azienda con quello che questo cliente ha comprato, compra storicamente, e quindi oggi tu dovrai proporre, è proprio questo che serve preparare la visita, per creare questo circolo, no? Tra quello che ha bisogno l'azienda adesso, quello che il cliente ha sempre comprato da noi e quello con cui dobbiamo partire oggi nel modo in cui partiamo. Bene, venendo all'analisi del contesto, sono importanti alcune serie di cose. Allora, in primis, il bacino di utenza del cliente. Molto spesso il cliente opera evidentemente in un'area geografica, che sia una città, una zona rurale, una zona lungo il mare o quel che l'è, zone popolate da persone più anziane piuttosto che giovani famiglie, no? Cioè la sua area di competenza avrà un mercato di riferimento che esprimerà determinati bisogni, no? Ed è normale immaginare che quel punto vendita debba avere, possa, no, avere un'offerta adeguata a quelli che sono i bisogni dei propri clienti, del proprio bacino di utenza. Beh, molto spesso, se hai esperienza, l'avrai visto varie volte, e non è detto che il cliente sappia bene chiaramente quali sono i bisogni del suo bacino di utenza. E di conseguenza per il venditore c'è l'opportunità di fare un lavoro di consulenza, anche un pochettino, che parte proprio dal capire quali sono i suoi reali bisogni, no? Che sono i bisogni del suo bacino di utenza. Quindi è chiaramente importante capire anche quali sono i competitor, no? Che operano nella zona e insistono sulla stessa zona dove opera il nostro cliente. E la cosa interessante è che magari quei suoi competitor sono nostri clienti, come abbiamo detto già altre volte, no? Di conseguenza, per noi che conosciamo bene la situazione competitiva, perché visitiamo quegli altri clienti e perché operiamo da fornitori in un mercato in cui il nostro cliente vede solo il suo punto vendita e al di fuori di quello non vede così chiaramente come magari noi quello che succede, riuscire a capire come tutto questo, no? Il mondo della competition del cliente deve essere da noi portato dentro l'analisi che stiamo facendo per comprendere i bisogni del cliente, perché tutto questo poi ci porterà a una proposition, no? Cioè a presentare tutto quello che dobbiamo vendere a partire dai noi stessi, no? Come hai capito bene, in maniera da far percepire chiaramente al cliente che ogni minuto investito con noi è un minuto importante per lui, perché possono venire delle riflessioni utili per il suo business, possono venire dei consigli che può applicare a N cose, cioè siamo dei professionisti così preparati che il tempo investito con noi è un tempo investito e questo vedremo ci sarà utile per tutta una serie di altre cose. Quindi comprendere da ultimo anche come il cliente vede il proprio fornitore, no? In un mercato che cambia molto rapidamente, no? E quindi tutti quanti siamo sottoposti a una notevole pressione, no? Come noi, così anche il nostro cliente. Riuscire a capire come il nostro cliente percepisce tutto questo e di conseguenza è attento o no a risettare i rapporti con i propri fornitori per vederli come veri e propri partner, perché questo dovrebbe essere. Il cliente è servito da aziende che se vede come partner
si aspetta da loro determinate cose e viceversa l'azienda, vedendo quel cliente, sentendosi trattata come un partner, è intenzionata a dare qualche altra cosa in più, no? Quindi questo un pochettino è il quadro e questo è quello a cui dobbiamo portare il cliente e prima di portarcelo dobbiamo capire qual è la situazione di partenza, no? Su questo punto di vista. Bene, quindi dalla conoscenza del cliente, del suo microcontesto competitivo, dobbiamo comprendere insieme a lui tutta una serie di fattori abbastanza importanti per capire poi non solo appunto i suoi bisogni, su cui stiamo lavorando, ma anche tutto quello che sarà la strategia vincente per presentare il prodotto e servizio che vendiamo. Quindi, per comprendere, passando insomma dalla sfera del contesto del cliente, del suo ambito esterno, no, se vuoi, passiamo un attimino a vedere un po' lui come persona e come professionista di come la vede. Ok? Quindi, prima di tutto, i suoi desideri. Come essere umano, il cliente avrà dei desideri. I desideri sono, no, le cose che io dico consciamente comprende, desidera, sa di volere e li vuole per un motivo. Ok? Bene, qual è questo motivo per cui desidera essere un punto di riferimento per i fornitori o un punto di riferimento per i suoi clienti o un punto di riferimento su internet o cioè capire a livello un pochettino più profondo cosa muove i suoi desideri. I bisogni sono qualcosa di leggermente diverso, ok? E se i desideri li abbiamo collegati a un livello molto conscio, no, dell'essere umano, mi piacerebbe che tu vedessi i bisogni dei nostri clienti, come anche i nostri, per l'altro, come un qualche cosa che è insito un po' più a livello inconscio. Cioè sono cose di cui abbiamo bisogno che magari non ci stiamo a pensare ogni istante, ogni giorno, perché magari siamo presi dall'inseguire quel determinato desiderio. E allora questo è un aspetto molto importante su cui no, ritorneremo tra qualche istante. Infine, le sue motivazioni all'acquisto, essendo un rivenditore, essendo un negozio che è al contatto con il pubblico e chiaramente avrà dei clienti. Bene, quindi come rivenditore, chiaramente le sue motivazioni all'acquisto saranno quello di fare margine, no? Evidentemente. Però delle volte succede che molti clienti, oltre a guadagnare, hanno piacere di essere appunto riconosciuti come clienti particolarmente innovativi, hanno piacere di intrattenere rapporti con aziende che conoscono, con cui si trovano bene, con cui sanno di non aver sorprese, no? Cioè nei loro acquisti, più che ricercare, diciamo, la marginalità, no? A ogni costo, possono seguire tutta una serie di altre priorità, come appunto la comodità, la selezione di fornitori che gli portano innovazione e quant'altro. Per noi venditori capire quale cliente, questo cliente, quali bisogni profondi, quali ambizioni, quali motivazioni all'acquisto che sono poi sotto realmente quello che lo muove ad acquistare e a stabilire relazioni con i propri fornitori è importante perché ci dà una visione a 360 gradi di quello che è il cliente. Come anticipavo poco fa, riuscire a capire soprattutto in che maniera i desideri, la parte conscia del cliente e i suoi bisogni siano allineati o meno è di fondamentale importanza, perché spesso capita che quello che vogliamo e quello di cui abbiamo bisogno non dico che siano in perfetta antitesi, e capita anche questo, credimi, però non c'è un perfetto allineamento, no? E allora, senza voler diventare
i psicologi del nostro cliente, però capire in che maniera lui dirige la sua attività e se c'è qualche punto che notiamo che è migliorabile, no? Capire come tutte queste leve si muovono sotto è importante e ci può aiutare a individuare la soluzione, no? Che poi nelle fasi più avanzate della vendita porteremo al nostro cliente. Concluso il ragionamento che abbiamo fatto, vorrei ricapitolare veramente velocemente quello che abbiamo detto. Primo, entriamo dal cliente che abbiamo chiaro chi abbiamo davanti e come possiamo presentare quello che dobbiamo presentare oggi, che è importante per l'azienda, con quello che il cliente acquista storicamente, ha già acquistato e quindi vediamo la nostra visita come un continuum di quello che abbiamo fatto precedentemente col cliente. Secondo, analizziamo il contesto competitivo del cliente, non solo i suoi punti vendita concorrenti delle immediate vicinanze, ma anche la zona in cui lui opera e il bacino di utenti che lui serve, ok? Per capire delle cose riguardo alla sua competition che forse neanche lui ha capito. Terzo, quando abbiamo questo quadro di quello che lui ha realmente bisogno per supportare il proprio business e tenerlo agganciato a quello che i cambiamenti di mercato stanno dettando, è un qualche cosa che ci configura come il più alto livello di venditori, di professionalità. Tutto questo è l'analisi dei bisogni e quello da cui deve partire, no, una corretta impostazione di quello che vedremo è poi l'insieme delle fasi che compongono la vendita. Per oggi è tutto, spero che ti sia stato interessante quello che abbiamo visto, ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!